Le forze più grandi che muovono la vita su questo pianeta sono spesso invisibili a occhio nudo e nel tessuto profondo di queste relazioni un concetto è il cuore pulsante: la coerenza. La coerenza è una proprietà fondamentale. È la tendenza evolutiva per cui le relazioni tra particelle tendono a creare sistemi sempre più complessi, attraverso i quali la vita si manifesta. Pensa a un raggio di luce che entra dalla finestra, la danza delle particelle nell'aria. In quell'apparente caos c'è la vita. E infatti nell'ambito della fisica classica la vita è un fenomeno incomprensibile. Perché? Perché tutto dipende dalla forza esterna. Cioè ci vuole un agente esterno. L'auto-organizzazione non è concepibile. Quindi, se volete, da un punto di vista, contrariamente a quello che i filosofi positivisti pensano, la fisica classica è inseparabile da una concezione religiosa dell'universo. E perché? Perché ci vuole il creatore, altrimenti, se non c'è la forza esterna, le molecole non si incontrano. E quindi, invece, nella fisica quantistica, gli oggetti non possono non fluttuare. Ma la tendenza alla coerenza non è solo per la luce. Nel 1988, in una mossa teorica rivoluzionaria, i fisici italiani Emilio Del Giudice, Giuliano Preparata e Giuseppe Vitiello ipotizzarono che questa coerenza esistesse anche nell'acqua. L'acqua non è un caos liquido, ma un cristallo dinamico in cui una frazione delle molecole si organizza in domini di coerenza. Immagina il caffè fumante nella tazzina, l'aroma fragrante, l'immagine del vapore che danza. Questa armonia è il frutto delle particelle che collaborano. Il ruolo di questi domini è vitale. Hanno l'incredibile capacità di immagazzinare energia e restituirla per il lavoro biologico. E qui sta il punto cruciale. Questa energia immagazzinata viene restituita come forza propulsiva in ogni processo vitale sulla Terra. Nello stesso periodo in cui i fisici teorizzavano l'acqua coerente, l'immunologo Jacques Benveniste forniva la prova sperimentale. Pubblicando su Nature, annunciò la memoria dell'acqua. In un importante esperimento dimostrò come semplice acqua distillata, pur non contenendo più la sostanza originale, ne manteneva le caratteristiche biologiche semplicemente dopo essere stata esposta alla sua frequenza elettromagnetica specifica, similmente a come avviene nei processi delle diluizioni omeopatiche. That is, with the amplifier, in real time, we will take histamine or valbumin or endotoxin and transfer it immediately to water in real time, then put the water on the heart. The activity that is emitted by this compound, which is most probably an electromagnetic field, will be picked up by a coil, which is under it, amplified, and about the same way as a telephone receiver will send the voice transferred to this coil. What is remarkable with this data is you can see immediately that this heart is in complete arrhythmia, as if we had injected a toxic compound to this heart. In fact, this heart has been injected with distilled water that has never seen the molecule, has never been in physical contact with the molecule, has only received radio waves, is in fact to transfer to water an electromagnetic information. This indicates that biological molecules emit specific radio waves, and it is via these radio waves that they communicate. The splitting of water into the negative and positive. Mother Nature, when she created us, hasn't... La ricerca tornò in laboratorio negli anni 2000 con il bioingegnere Gerald Pollack.
che fornì il pezzo mancante, la prova fisica della struttura. Pollack scoprì la quarta fase dell'acqua in condizioni biologiche reali. EZ. So what's EZ? EZ stands for exclusion zone. So we discovered that there's a different kind of water. You know, most people think that all the water inside the body is H2O, just like this stuff, but actually it's not. We found a different phase of water. It's a fourth phase of water that has completely different characteristics from ordinary water. It's more viscous. The molecules are aligned, unlike this kind of water where the molecules are randomly disposed. And it's almost a gel-like or highly viscous kind of water. And so as a gel-like entity, that can actually be what holds it all together, so it doesn't fall apart, as you just asked. La parte più incredibile è come si alimenta. Questo quarto stato si comporta come una vera e propria batteria. Assorbe energia dall'ambiente, onde infrarosse, l'energia solare, terrestre e persino cosmica, e fornisce il campo elettrico necessario che muove la vita, anche dentro e fuori dal tuo corpo. Le scoperte si uniscono. L'acqua non è inerte. L'acqua è viva. Interagisce continuamente seguendo un'intelligenza, una spinta vitale che spinge la vita stessa nel divenire. Chissà se non può essere assimilabile alla tendenza attualizzante di cui parla Carl Rogers, che guida un seme a diventare albero e un essere umano a realizzare il suo potenziale. L'acqua è il cristallo nascosto propulsivo della vita. Trasforma, memorizza e connette. È il tessuto connettivo del nostro pianeta e del nostro corpo, un tutt'uno funzionale. Comprendere l'acqua può indicarci la via per entrare consapevolmente in accordo con questa tendenza. La vita, prima di tutto, è una magnifica e coerente sinfonia energetica.